Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo assieme come costruire un bonsai in rame, in filo di rame intrecciato con chips. In questo caso io ho fatto di ametista, ma potete scegliere il minerale che volete, potete anche non metterlo, e abbinate luci LED. Quindi un bellissimo albero decorativo. Che dirvi, io ci ho messo veramente un sacco di tempo a farlo perché ho voluto farlo così grosso dall'effetto wow. È stato veramente un lavoro lungo. Potete farlo anche più piccolo, potete farlo anche senza luci, senza chips, fare una cosa più modesta, ma comunque sempre molto carina, sia da tenere in casa sia da regalare. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un bel like, un commento e non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video. Allora, quello che ci serve è una vecchia matassa di filo da cui prendere il rame, delle forbici per spellare il filo oppure un cutter con cui intaglieremo il filo e prenderemo il rame, un bambù da spiedini e delle chips, se volete metterle, del minerale che preferite. Quindi io ho messo ametista, potete mettere quarzo rosa o quello che più vi piace. Poi o del fil di ferro oppure un filo di rame più spesso per poter dare all'albero più resistenza. Poi ci servirà un vaso a nostra scelta. Con l'utilizzo di un cutter, stando attenti a non tagliarvi, aprite il cavo. Utilizzate una superficie di appoggio per non rovinare il tavolo o il piano di lavoro. La lunghezza del cavo che andrete a tagliare dipenderà dalla grandezza dell'albero che vorrete creare. Poi prendiamo un bastoncino da spiedini, arrotogliamo il filo di rame in questo modo, appiattiamo il rame e inseriamo nel primo cerchio la punta, l'altra estremità del filo e andremo a creare questo fiorellino. È un lavoro lungo e di pazienza, ma il risultato finale poi sarà strepitoso. Poi prendiamo una chips di ametista o del cristallo che avete scelto. Come vi ho detto, questa cosa è facoltativa, potete anche non usarla. Certo renderà l'albero più bello. Le chips sono sempre bucate perché sono usate per creare gioielli, bigiotteria. Prendiamo 3 fiorelline che abbiamo creato, li uniamo assieme arrotolando su se stesso il cavo. Possiamo anche unirne 4 o più. Si mette in mezzo la chips. Questi passaggi vanno ripetuti più e più volte, si possono fare anche rami più grossi. Io ho creato già, come vedete, tantissimi rami perché voglio creare un albero dall'effetto wow, quindi un albero molto grande.
Adesso vediamo assieme come procedere una volta che abbiamo completato tutti i rami. Allora ragazzi, come avete visto ho tagliato un bel quantitativo di filo di rame perché ci servirà per fasciare i rami che andremo a costruire. All'interno dei rami metterò del filo di rame più spesso per dare maggior supporto ai rami. Se non avete il filo di rame o non volete comprarlo, va benissimo anche il filo di ferro, basta che poi lo ricopriate bene con il filo di rame come vi farò vedere. Possiamo mettere sulla cima dei rami delle luci. Questa operazione è facoltativa, se lo fate certo risulterà più bello il risultato finale. Quindi vediamo come procedere. Bene ragazzi, adesso che l'albero è finito non ci resta altro che metterlo in un vaso. Il vaso potete sceglierne di dimensioni diverse, di foggie diverse a seconda dell'albero che andrete a fare. Come supporto, quindi base per l'albero, potete scegliere di usare o del DAS oppure, come farò io, del gesso. Bene, il mio gesso si mischia in parti uguali gesso-acqua. Lo versiamo nel vaso. E aspettiamo che solidifichi abbastanza per poter inserire l'albero in modo che rimanga fermo e stabile. A dopo. Ok, adesso il gesso è abbastanza solido per poter inserire l'albero al suo interno e aspettiamo qualche minuto ancora che finisca di indurirsi. Adesso che è abbastanza solido e si è indurito, mettiamo tutto attorno all'albero del muschio come decorazione finale. Conviene spruzzare sul rame, quindi sul nostro albero in rame, della lacca per capelli, sia per renderlo più luminoso, sia per proteggere il rame dall'ossidazione e quindi evitare che diventi nero col tempo.
Bene, con questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi un like e dei commenti. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao!